Ciao, benvenuti a Mintitaro, è un nuovo interattivo. Oggi esploriamo le energie della settimana che va dal 20 al 26 dicembre. Prima di iniziare però volevo dirvi che a partire dal prossimo venerdì, quindi dalla sera del 24 dicembre fino alla sera del 5 gennaio, pubblicherò un video al giorno contenente un piccolo interattivo con i tarocchi, è una serie che si chiama I tarocchi delle 13 notti sante, perché si ispira appunto al pensiero di Rudolf Steiner, che ho descritto in un video precedente. Ehm, che considerava questo periodo, quindi le notti a partire dal 24 dicembre fino al 5 gennaio, come un periodo particolarmente magico in cui ci si può connettere con il nostro inconscio facilmente. Quindi ho pensato di accedere a questo nostro inconscio per prepararci meglio all'entrata nel nuovo anno che sta per arrivare, con questa piccola serie di interattivi dove esploreremo appunto cosa capiterà nelle nostre vite il prossimo anno e che soprattutto cambiamenti, trasformazioni il nuovo anno ci permetterà di fare su noi stessi. Tutti gli altri video programmati di predizioni settimanali e mensili rimarranno, quindi è possibile che qualche giorno pubblicherò 2 video al giorno. Bene, iniziamo. Ci sono 3 varianti fra cui scegliere. La prima con l'avventurina verde, la seconda con la calcite arancio e la terza con la fluorite verde. Potete fermare il video per connettervi con il vostro intuito e scegliere la variante che vi comunica di più e poi saltare il video fino al capitolo che la descrive. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed iniziamo con la prima variante, quella della avventurina verde. Vediamo le energie generali della settimana, i dettagli con i tarocchi e poi consigli delle carte degli archetipi. Dunque, per quanto riguarda l'energia generale, abbiamo una bellissima incantatrice della terra che indica fortuna, indica successo, indica produzione e raggiungimento dei propri obiettivi in ambito soprattutto materiale, quindi anche soprattutto le finanze, il lavoro, la quotidianità, i possedimenti, perché appunto è legato al segno della terra. Quindi è una settimana molto produttiva dove riceverete dei risultati dai vostri sforzi che metterete sulla tavola. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. Abbiamo il 5 di bastoni come carta centrale, mentre la settimana inizia con un 5 di denari, il 4 di denari e l'imperatrice. Mentre la seconda parte della settimana inizia con un 4 di bastoni, il paggio di denari e la temperanza. Effettivamente ci sono molte carte di denari e di bastoni, quindi è una settimana dove le vostre attività sono al centro del vostro interesse, c'è c'è una carica diciamo energetica molto molto forte che vuole appunto incanalarsi nella terra, nel materiale per dare i suoi frutti.
frutti. Dunque, vediamo che la prima parte della settimana è dominata dalla imperatrice, che è una carta di opulenza, di frutti, di creatività, di nuove idee, di ispirazione. È una carta che esprime il fatto che siete molto nel vostro ruolo, che avete il polso della vostra vita, che siete appunto l'imperatrice della vostra vita e avete molte idee, molti progetti che volete mettere in pratica. Siete in parte frenati, soprattutto all'inizio della settimana, da una certa paura di investire in queste nuove attività con il 4 di denari e soprattutto con il 5 di denari, che indica proprio delle paure o comunque una mancanza di fondi che deriva anche da un periodo precedente, probabilmente un po' più povero, meno opulente, un po' più gramo e quindi questo vi crea dei limiti, vi crea un po' dei freni nell'investire in questi nuovi progetti, in queste nuove idee che avete. Discutete tra di voi o con altre persone accanto a voi su che tipo di attività implementare, su cosa investire, sulla vostra energia e anche appunto le vostre risorse. Vedo però appunto che nella seconda parte della settimana riuscirete a capire dove appunto investire queste risorse, queste energia, questo tempo, in quale attività porre appunto la vostra energia, le vostre risorse, il vostro tempo, con il paggio di denari, che vedete è una persona che indica un nuovo percorso di tipo appunto concreto, materiale, può essere un corso di studi, può essere un nuovo lavoro, può essere l'investimento in qualcosa di nuovo. Vedete, sta guardando appunto il pentacolo come per dire dove lo investo. E quindi riuscirete a prendere, a capire esattamente, a andare dove investire le vostre risorse e soprattutto ad avere meno paura di investirle, come espresso dal appunto 4 di denari. Le carte ci sono ben 2 4 che indicano appunto una stabilità sul piano materiale, c'è il 4 di bastoni che indica proprio una stabilità relativa alla casa, al luogo dove uno risiede, una stabilità nella vita, mettiamola così, e il 4 di denari indica proprio una stabilità di tipo finanziario e questo è il vostro focus questa settimana, la vostra attenzione è sul mantenere e magari accrescere la stabilità di tipo materiale nella vostra vita con dei progetti appunto che state cercando di capire come delinearli e come farli fruttare. Come dice l'incantatrice della terra, riuscirete in questo vostro intento. Io vedo appunto con il 4 di bastoni la opportunità di celebrare un vostro successo, quindi sicuramente i risultati arriveranno già alla fine di questa settimana. Dovrete appunto lavorare anche in maniera caotica su questo
progetto che avete in mente, però appunto la carta della imperatrice indica proprio che avete le qualità per farlo fruttare. La temperanza, la fine della stesa, indica che comunque siete all'inizio di un percorso e ci vorrà del tempo per avere la soddisfazione di vedere questo progetto completato e soprattutto dei grandi risultati. Dovrete pensare nel lungo periodo, perché la temperanza indica appunto ehm, tempo che passa, che bisogna avere pazienza, che bisogna lavorare per il proprio scopo senza aspettarsi grandi risultati nell'immediato. Però appunto già con il 4 di bastoni e il paggio si vede proprio che iniziate subito ad avere i primi frutti davanti a voi questa settimana, verso la fine. Quindi io direi che per molti di voi è una stesa, una settimana che parla di lavoro, di finanze, dove appunto riuscirete ad aumentare i vostri introiti, i vostri guadagni, ad avere comunque delle soddisfazioni dal punto di vista lavorativo con dei nuovi progetti che avete in mente, come indica appunto l'imperatrice. Il vostro focus è quello di creare stabilità nella vostra vita, sia a livello lavorativo ma soprattutto finanziario. Avete appunto subito un periodo di ristrettezze e avete bisogno, appunto, sentite la necessità di guadagni extra o comunque di un introiti ulteriori per appunto migliorare la vostra stabilità finanziaria e anche lavorativa. Con il 4 di bastoni e il paggio a livello lavorativo anche vedo dei successi, qualcosa che vi permette appunto di celebrare. Dovrete appunto comunque lavorare per ottenere questi successi, non sarà, diciamo, degli introiti, non saranno degli introiti facili, però appunto voi avete tutte le qualità con l'imperatrice per creare, per generare questi frutti che appunto verranno a voi già alla fine della settimana con probabilmente nuove forme di guadagno o comunque l'inizio di un nuovo percorso fruttuoso, i cui frutti più sostanziosi arriveranno però dopo un po', perché appunto la carta della temperanza indica che bisogna pensare nel lungo periodo, che bisogna avere una lunga visione, perché appunto ci vuole pazienza per ottenere dei risultati di alto valore. Comunque è secondo le carte un percorso, quello che avete scelto, che è molto che ha un grande potenziale di crescita e di successo e, ehm, e anche soprattutto l'incantatrice della terra indica proprio successo per questo nuova attività, per questo nuovo progetto che avete in mente. Dal punto di vista sentimentale non vedo particolari incontri se siete single. Vedo che proprio siete focalizzati soprattutto dal punto di vista lavorativo e finanziario. Se siete in coppia ci sono appunto le nuove attività all'interno della coppia, anche che può indicare appunto la casa, che nuovi progetti che possono implicare una convivenza, un nuovo percorso insieme con il vostro compagno, magari comprare anche casa insieme e quindi state
cercare di far quadrare un po' i conti per farlo, oppure magari appunto allargare un po' la famiglia con altri membri. Insomma, vedo progetti di stabilizzazione all'interno della coppia che avranno appunto dei cambiamenti duraturi nel tempo con la carta della temperanza. Vediamo adesso il consiglio degli arcani degli archetipi e abbiamo lo schiavo. Vuol dire un arrendersi, un affidarsi alle forze dell'universo che ci guidano, avere fiducia nel futuro, avere fiducia in nell'energia che ci circonda, perché si genereranno delle sincronicità che ci potranno aiutare. Quindi sicuramente è un periodo per voi in cui se vi affidate al flusso riuscirete a ottenere i vostri risultati in modo abbastanza naturale, seguendo il flusso degli eventi senza particolari problemi. Sì, dovrete lavorare, dovrete fare varie attività, anche multitasking con il 5 di bastoni, però non ci saranno blocchi, non ci saranno problemi nel vostro percorso. Vedo tutto molto fluire molto naturalmente. Per questo questa carta vi sta dicendo affidatevi, abbiate fiducia. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao! E continuiamo con la seconda variante, quella della calcite arancio. Vediamo le energie generali, i dettagli con i tarocchi e poi i consigli delle carte degli archetipi. Dunque, per quanto riguarda l'energia generale, abbiamo l'angelo custode dell'acqua che indica serenità, armonia emotiva, soprattutto perché riguarda appunto l'elemento dell'acqua e quindi riguarda le nostre emozioni. Quindi un equilibrio emotivo, pace interiore e anche con le persone attorno a sé. Quindi è sicuramente una bella carta di serenità e di pace. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. E abbiamo la carta centrale è il 2 di spade. E la settimana inizia con il diavolo, con la regina di bastoni e con la carta degli amanti. E la seconda parte della settimana vede il mago o bagatto, la giustizia e l'asso di spade. Beh, avete tanti arcani maggiori, quindi è una settimana abbastanza importante. Dunque, voi siete rappresentati dalla regina di bastoni, quindi una persona molto energica, molto passionale, molto vitale, con una certa anche autorevolezza nella propria vita, che deve fare una scelta importante, perché vedo sia la carta degli amanti che la carta del 2 di spade, che indicano proprio una scelta che evidentemente è importante per voi, perché appunto il 2, scusate, la carta degli amanti indica qualcosa di importante, essendo un arcano maggiore, e il 2 di spade indica proprio che non sarà facile prenderla, appunto dovrete pensarci parecchio, rifletterci parecchio, appunto perché si parla di spade, quindi si parla di ragionamenti anche pro e contro questo tipo di
di atteggiamento per poter decidere meglio. Riguarda, è una decisione che riguarda un qualcosa a cui voi tenete, ma che probabilmente vi danneggia e voi lo sentite con la carta del diavolo, perché indica sempre un po' il diavolo qualcosa che ci fa piacere, che però ci lega allo stesso tempo con questa catena, no? Può anche indicare il diavolo appunto un problema che crea del caos nella vostra vita che voi volete appunto risolvere con questa decisione che dovrete prendere, che sapete di dover prendere. Ehm, Avete comunque le qualità per prenderla perché la carta del mago indica una persona con piene risorse, le risorse necessarie per dare un corso nuovo alla propria vita anche perché l'asso di spade indica un corso nuovo, questa decisione che state prendendo vi apre un percorso nuovo, fa chiarezza nella vostra vita e soprattutto pone fine a questo caos, questa confusione, questo vincolo che vi limita. Vedete proprio c'è la mano con la spada che è un simbolo di taglio netto, di proprio come tranciare con il proprio passato, con la causa del proprio malessere e prenderete questa decisione in maniera molto razionale anche con la carta della giustizia, soprattutto sarete giusti, sarete saggi, mettiamola così, con questa carta della giustizia che indica appunto equanimità, equità, giustizia, saggezza nel prendere questo tipo di decisioni. Questo quindi porterà questa decisione, questo avvio di percorso nuovo dove riuscirete appunto a essere voi stessi, a esprimervi al meglio con la carta del mago, vi porterà quella serenità interiore, quell'armonia di cui parla l'angelo custode dell'acqua. Questo diciamo in linea generale, quindi si va dal caos alla chiarezza questa settimana e all'inizio di un percorso nuovo dove sarete più liberi, meno vincolati a situazioni che vi danno fastidio, che vi creano dei vincoli, che vi danno confusione mentale. Dal punto di vista lavorativo appunto c'è un problema magari al lavoro che vi crea malessere, che riuscirete però a eliminare dalla vostra vita grazie appunto a una decisione chiara e netta dove magari anche qualcun altro vi aiuterà, però lo vedo molto una decisione personale dove riuscirete appunto a liberarvi di vincoli che vi limitano nelle azioni e, e quindi vi permetteranno, questa decisione vi permetterà di eliminare questi vincoli, di eliminare questo caos nella vostra vita che è rappresentato dal diavolo e di iniziare appunto un percorso nuovo dove sarete molto più in controllo della vostra vita, dove avrete più chiarezza e più anche potere in voi stessi con la carta proprio dell'asso di spade. È una carta proprio di presa di potere, mettiamola così. Ci sono dei vincoli, ci sono delle situazioni al lavoro che vi danno fastidio, ci sono dei limiti, voi avete una personalità molto forte con la regina di bastoni che vi permetterà di prendere delle decisioni
che può anche implicare in parte un taglio netto con il vostro passato, con delle situazioni, o comunque fare chiarezza, iniziare un percorso nuovo, dove avrete più autonomia, più controllo sulla vostra vita professionale e vi permetterà di ottenere ciò che meritate giusto per voi con la carta della giustizia. Dal punto di vista sentimentale c'è un sentimento di pace, di armonia. Inizia la settimana con dei problemi con qualcuno che vi interessa, può essere il vostro partner, può essere una frequentazione, c'è una dipendenza da parte vostra a livello emotivo, perché il diavolo indica sempre in ambito amoroso una forte passione, però anche una dipendenza emotiva. E infatti vedo anche con la carta degli amanti, in questo caso indica proprio anche un forte sentimento da parte vostra, però appunto avete bisogno questa settimana, sentite l'esigenza di prendervi di avere più autonomia all'interno di questa frequentazione, all'interno di questa relazione, di prendere il potere, di sentirvi più in possesso della vostra vita, più in controllo, ecco, mettiamola così, con la carta del mago. Questo può implicare appunto una scelta anche non facile. Comunque queste due carte insieme sicuramente indicano un bisogno di fare chiarezza che verrà appunto fatta questa settimana su certi atteggiamenti, su certe componenti di questa relazione, di questa frequentazione che vi piacciono poco, riuscite a fare appunto chiarezza, a essere più in controllo di questa relazione e ad essere più, ad avere una reazione più equa dal punto di vista delle responsabilità e del lavoro all'interno della relazione con la carta della giustizia. Comunque io vedo che avete, soprattutto dal punto di vista relazionale, un piglio razionale, perché abbiamo appunto il 2 di spade, l'asso di spade, la carta della giustizia che indica sempre il bisogno di far prevalere la mente, la ragione, la razionalità sui sentimenti e sulla confusione che può appunto essere rappresentata in questo caso dal diavolo, che è una carta di per sé bella, a me piace molto perché indica passione, perché indica passione proprio viscerale, quindi anche un po' una sana confusione nella propria vita per non avere proprio sempre tutto sotto controllo, però in questo caso lo sento molto più come un vincolo che a voi dà appunto problemi, dà fastidio, che avete bisogno di chiarire con l'altra persona, ci riuscirete e questo vi porterà, questo chiarimento che riuscirete a fare con l'altra persona, a appunto armonia interna, a pace interiore, quindi secondo le carte la chiarezza è necessaria perché stiate bene questa settimana. Vediamo adesso il consiglio della carta degli archetipi e abbiamo la regina. La regina è l'archetipo di colui o colei che si deve ricordare che ha appunto l'autorità sulla propria vita, il controllo sulla propria vita, è responsabile dei risultati che ottiene nella propria vita e quindi non è legata a situazioni esterne, a persone, ad altre persone per il proprio benessere e la propria felicità. Questa carta indica che dovete capire che avete il potere di essere felici da soli, nel senso che sta a voi la responsabilità di essere
sereni e in armonia con voi stessi, con gli altri e l'ambiente che vi circonda. Ricordatelo che avete tutte le carte in tavola, tutte le carte, tutte le risorse per ottenere gli obiettivi che volete, per essere sereni e felici sul lavoro, nella relazione o più in generale. È una bella carta, mi piace, infatti. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella della fluorite verde. Iniziamo guardando le energie generali della settimana, i dettagli con i tarocchi e poi consigli le carte degli archetipi. Dunque, per quanto riguarda l'energia generale, abbiamo il benevolo sovrano dell'acqua. Il benevolo sovrano dell'acqua è il numero 4 nell'elemento dell'acqua, delle emozioni, e quindi indica stabilità a livello emotivo. È come se questa carta vi dicesse di prendere una pausa, di rilassarvi, di godervi un po' la vita, di prendervi cura di voi stessi. Vediamo adesso cosa dicono i tarocchi nei dettagli. Ne abbiamo come carta centrale il paggio di coppe, e poi la settimana inizia con l'8 di denari, il bastone, l'asso di bastoni, la carta dell'appeso, la carta della morte, il 10 di bastoni nella seconda parte della settimana, e poi finisce con il re di bastoni. Quindi ci sono varie carte di bastoni, quindi indica comunque che c'è una forte energia questa settimana, e infatti l'asso di bastoni indica proprio una forte carica vitale, un nuovo inizio che richiede molto lavoro da parte vostra, una nuova attività, una nuova esperienza che state iniziando all'inizio appunto della settimana, che richiede sforzo da parte vostra per metterla in pratica con l'8 di denari. Però appunto è come se a metà settimana aveste un blocco, il bisogno di riflettere ulteriormente, c'è come uno stop con la carta dell'appeso e della morte. È interessante perché è come se poi questa pausa che prendete e che è anche in parte segnalata dal benevolo sovrano dell'acqua, no? Voi riusciste a metterla a frutto, perché il paggio di coppe indica proprio anche nuove idee che vengono, nuove intuizioni che vengono a voi. E quindi è una pausa in parte, magari imposta un po' dalle circostanze, però anche proficua, perché appunto questa nuova idea, questa nuova intuizione che avete permette una trasformazione vostra con la carta della morte, che riuscirà vi aiuterà a portare a compimento il vostro progetto, le vostre attività, con il 10 di bastoni, che indica appunto il culmine e la fine di un ciclo, di un'attività. Questo diciamo stiamo parlando adesso in termini generali, quindi è come appunto se la settimana vi vedeste molto motivati per appunto un'idea, una forte carica che avete, su cui lavorate, però appunto parte costretti a fermarvi un attimo per
per riflettere, per magari anche da parte di situazioni esterne, siete costretti a fermarvi nell'attuazione della vostra attività, del vostro progetto, siete impossibilitati a continuare nel vostro lavoro. Questo però vi porta nuove intuizioni, nuove idee che vi aiuteranno in questa vostra attività, in questo vostro progetto. E vi aiuteranno a portarlo a compimento. E anche qui siete rappresentati dal re di bastoni, quindi comunque una persona molto con una mentalità anche imprenditoriale, con una mentalità da leader, quindi siete estremamente in grado di portare avanti le vostre attività. Però appunto in generale direi che è una settimana in cui siete in parte costretti a prendervi una pausa, però in realtà questo vi fa solo bene. Vi aiuta a riposare la mente, a avere nuove intuizioni, nuove idee per ciò che vi sta a cuore. Questo in linea generale. Dal punto di vista lavorativo, appunto, c'è un nuovo progetto, una nuova idea, una nuova attività, siete molto carichi, però appunto siete in parte costretti perché ci sono dei fattori esterni che bloccano le vostre azioni, con la carta dell'appeso, che però appunto vi aiuteranno ad avere nuove idee anche trasformative della situazione, del progetto lavorativo che avete in mente, con la carta della morte, che vi permetteranno appunto di portare avanti il vostro progetto e di portarlo anche a termine. La carta del re di bastoni può indicare appunto voi stessi come una persona estremamente carismatica, che comunque riesce a portare avanti i propri progetti, quindi con un forte senso di responsabilità, un forte senso imprenditoriale. Può anche indicare appunto un vostro superiore, un cliente che vi darà poi alla fine della settimana ulteriori attività, ulteriori lavori che potrebbero darvi un po' fatica, però diciamo in generale vi aiuterà a portare a termine i vostri progetti. La vedo comunque una settimana fruttuosa, anche se appunto c'è questo blocco a metà, però in realtà vi aiuterà a avere nuove idee, nuove intuizioni che porterà appunto alla fine di un ciclo nel vostro lavoro. Perché la carta della morte insieme al 10 indica proprio la fine di un ciclo, di un'attività lavorativa. Il 10 è l'ultima carta del seme dei bastoni, quindi indica la chiusura di un'attività lavorativa in questo caso, e la morte anche indica la fine di qualcosa, l'inizio di qualcos'altro, e quindi una trasformazione della vostra professione, la vostra sfera lavorativa all'interno del vostro ciclo lavorativo, appunto. Dà proprio l'idea che questa settimana, soprattutto a livello lavorativo, ci sarà appunto una trasformazione all'interno della vostra attività lavorativa che porta a un nuovo inizio che cambierà il vostro modo di lavorare, le vostre attività, però in maniera appunto
positiva. Ci saranno dei progetti che verranno chiusi, altri che se ne apriranno. La carta del benevolo sovrano dell'acqua indica comunque che ci sarà appunto una pausa a metà settimana, diciamo sarete costretti a fermare delle attività, dei progetti a cui tenete, però appunto questo vi porterà nuove idee, nuovi progetti su cui lavorare, quindi è volendo una pausa proficua. Per quanto riguarda la parte relazionale, c'è una frequentazione per chi è single che indica appunto un invito, un nuovo incontro con una persona appunto in cui c'è molta passione, perché l'asso di bastoni indica sempre una forte passione, il paggio indica degli inviti, però appunto anche qui vedo dei blocchi, qualcosa che vi frena un attimo, è come se è una frequentazione che vi lascia un po' dei dubbi, che sembra rimanere sempre da un punto di vista di lungo periodo un po' bloccata, cioè non evolve, è una forte passione, però rimane sempre a uno stadio iniziale a livello di relazione. La carta del re di bastoni indica appunto che è una persona, quella che frequentate, molto energica, molto passionale, però appunto dovrete darvi da fare anche questa settimana per far sì che si evolva in qualcosa di più stabile, perché vedo che vi state dando da fare in da questo punto di vista, però al momento in questa settimana non vedo ci siano grossi frutti da questo punto di vista della evoluzione di questa relazione. Rimane ancora a una frequentazione un po' così, un po' a livello iniziale, con il paggio di coppe, quindi voi siete un attimo così come l'appeso, incapace di capire bene, di agire. La carta del benevolo sovrano dell'acqua vi sta comunque dicendo di prendervi il vostro tempo, di avere pazienza e soprattutto di non avere fretta, ecco, di vivere il momento. Dal punto di vista invece di chi è già in una relazione stabile, c'è una novità, c'è qualcosa che inizia, potrebbe essere un bambino per alcuni di voi, può essere un progetto comune che porterà dei cambiamenti abbastanza radicali nella vostra vita, con la carta della morte. Quindi anche un atteggiamento un po' costernato da parte vostra con la carta dell'appeso, come se non sapeste bene cosa fare. Proprio quel tipo di cambiamento che può essere dovuto alla nascita di un bambino con il paggio di coppia, o comunque l'entrata di un nuovo fattore all'interno della vostra relazione positivo, che però appunto crea dei nuovi assetti all'interno della vostra relazione, e quindi dei cambiamenti che possono essere visti un po' come qualcosa che
difficile da accettare con il 10 di bastoni, però anche per voi o comunque in generale per tutti è comunque una settimana dove le carte consigliano di prendervi cura di voi stessi, di non avere fretta, di cercare di rilassarvi e di non spingere troppo perché gli eventi seguano il corso voluto, seguire un po', diciamo, la corrente. Se ci sono appunto dei blocchi, le vostre azioni non sono libere di essere attuate, prendetevi questa pausa per pianificare mosse future e per prendervi cura di voi stessi. Vediamo adesso il consiglio delle carte degli archetipi e abbiamo la carta del liberatore, che è colui che elimina tutte le sovrastrutture mentali in se stesso, quindi è una carta che vi consiglia di utilizzare questa pausa in cui siete forzati questa settimana, come indicato appunto dalla carta dell'appeso, ma anche la carta del benevolo sovrano dell'acqua, per cercare di eliminare tutti quei blocchi anche mentali che voi stessi avete, ovvero quelle pensieri limitanti, quelle insicurezze, quelle insicurezze che ognuno di noi ha in se stesso, che non ci permettono di dare il meglio di noi stessi. Questa carta appunto vi consiglia di utilizzare questo momento per appunto togliere questi pensieri che vi limitano le azioni, che non sono soltanto fattori esterni, ma proprio anche convincimenti che voi avete su voi stessi, perché poi appunto possiate vedere la situazione in una maniera nuova, più fresca, come indica il paggio di coppe, e quindi avere nuove idee, nuove intuizioni e soprattutto più sicurezza in voi stessi, perché appunto la carta del re di bastoni indica proprio che voi in realtà avete delle grandi qualità da poter esprimere, che a volte non fate, non riuscite a esprimere voi stessi pienamente le vostre qualità, siete appunto limitati, come indica il bagatto. Perché appunto avete dei pensieri limitanti, delle convinzioni profonde nel vostro anche inconscio, non solo a livello conscio, che non vi permettono di avanzare. E questa carta, appunto quella del liberatore, dice di fare questo lavoro per liberarvi da queste convinzioni limitanti e quindi avere più sicurezza in voi stessi. Questo vi aiuterà sia a livello sentimentale che a livello lavorativo. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!